In questa lezione scoprirete Andrea del Sarto, ma è solo un estratto di una lezione integrale di 1 ora e mezzo che potete richiedere cliccando nel primo link in descrizione. Andrea del Sarto venne qui a abitare in Mugello quando imperversava la peste appunto a Firenze. Questo che vedete è il suo autoritratto. Il suo nome all'origine appunto è Andrea Dagnolo di Francesco, di Luca, di Paolo del Migliore Vannucchi, poi conosciuto come Andrea del Sarto. Il nome deriva logicamente dalla professione di suo padre, che era un sarto. Lui era nato nel 1486 e morirà nel 1531. È considerato uno dei maestri, comunque, secondo me, oggigiorno è stato rivalutato rispetto, diciamo, al passato. Considerate che all'età di 7 anni, già secondo Vasari, andò a fare l'apprendista in una bottega di un orafo e dimostrò subito di essere un artista portato anche per il disegno. Continuò poi il suo apprendistato nella bottega di Piero di Cosimo e poi, al pari di altri artisti fiorentini, lui visse in un momento felice per Firenze, un momento felice nel quale ci sono artisti del calibro di Raffaello, di Michelangelo, Leonardo, insomma, personalità veramente importanti. Non a caso viene considerato lui uno di quegli artisti che assomma in sé, diciamo, un po' tutte le caratteristiche di questi grandi, e per questo è stato definito quasi un artista eclettico, che sembra che prenda un po' spunto da tutti senza avere una sua vera personalità. In realtà questo non è assolutamente vero. Vasari ci dice che uno dei problemi che aveva Andrea del Sarto è quello di avere una moglie che in un certo senso lo soggiogava, lo sovrastava in tutto e per tutto, e lui ci dice che avrebbe potuto essere anche un artista che poteva avere anche un futuro importante proprio perché era stato invitato anche alla corte di Francia, ma in realtà la moglie lo richiama in patria. Sentite cosa dice Vasari. Essendosi d'una giovane innamorato e per poco appresso, essendo rimasta vedova, toltala per moglie, ebbe più che fare il rimanente della sua vita e molto più da travagliare, che per l'addietro fatto non aveva. Perciò che, oltre le fatiche e i fastidi che seco portano simili impacci comunemente, egli se ne prese alcuni da vantaggio, come quello che fu ora da gelosia e ora da una cosa e ora da un'altra combattuto. Praticamente ci dice che lui è molto geloso e lui, una volta che si sposa questa vedova, si prende un bel lavoro con questa donna, no? Poi ci dice una cosa interessante, che fece una Maddalena con bellissimi panni, il volto della quale è il ritratto della moglie, perciò che non faceva aria di femmine in nessun luogo che da lei non la ritraesse. Per l'uso del continuo vederla e per tanto averla disegnata e che è più averla nell'animo impressa, veniva che quasi tutte le teste che faceva di femmine la somigliavano. Praticamente Vasari ci dice che anche tutte le pitture che d'ora in avanti vedrete, lui spesso ritrae questa donna che è Lucrezia del Fede, appunto sua moglie. È interessante che in quegli anni, ci dice anche Vasari, che Andrea in quel periodo usò molto copiare i cartoni che avevano lasciato Michelangelo e Leonardo per queste battaglie, che dovevano, i cartoni lo sapete, sono i disegni preparatori, no? Che questi artisti avevano fatto per Palazzo Vecchio. E ci dice appunto Vasari che vennero copiati grandemente da tutti gli artisti. Questo per esempio è una copia di Rubens della parte centrale del dipinto e doveva essere la battaglia di Anghiari. Abbiamo solo questo, i cartoni sono andati poi distrutti. Oppure anche Michelangelo, no? Aveva fatto la battaglia di Cascina, e anche questo studio, diciamo questo cartone preparatorio, fu grandemente studiato dagli artisti, in primis da Andrea del Sarto. Tra i colleghi di Andrea del Sarto non possiamo non menzionare il Franciabigio, e con lui ebbe un'amicizia molto importante Andrea del Sarto, perché durò diversi anni. Insieme presero una stanza in Piazza del Grano. Come anche tutti i pittori dell'epoca, per poter esercitare la professione, lo sapete, sia il Franciabigio che Andrea del Sarto si iscrissero all'arte alla Corporazione dei Medici e degli Speziali.
che all'epoca era la corporazione, ci si doveva iscrivere per diventare, esercitare la professione di pittore. E qui vedete appunto nel 1518 ci viene detto che sposò questa Lucrezia del Fede, di cui appunto Andrea si innamora veramente, si invaghisce proprio e diventa quasi un'ossessione, questa donna che lui la raffigura in tutti i soggetti femminili, anche quadri appunto di soggetto sacro. E Vasari ci dice che nei suoi confronti Andrea del Sarto appare quasi debole, indifeso, perché la moglie, vi dicevo, lui è come succube di questa donna. Ci dice che l'anno in cui si sposò, appunto, lui fu chiamato proprio dal re Francesco I di Francia e fu chiamato addirittura nel castello di Fontainebleau insieme anche a altri artisti che poi rimasero e che ebbero anche una grande fortuna, no? E che cosa successe? Il soggiorno però di quest'artista terminò solo nel 1519 perché la moglie lo richiamò in patria, manda tutta una serie di lettere in cui si lamenta, questo lo dice il Vasari, e quindi Andrea del Sarto chiese al re di poter tornare a casa. Logicamente avere a che fare con un re, voglio dire, voleva dire segnare la carriera in una certa direzione e lui promette a Andrea del Sarto poi di tornare in Francia per restarci più tempo e voleva sistemare prima però qualche faccenda in Italia. Succede però che quando rientra a Firenze non si risposterà più di lì. E questa donna è rappresentata da Vasari come una donna anche un po' lasciva, diciamo, una donna forte, ma una donna che comunque faceva penare appunto Andrea del Sarto. Qui vedete sono studi di Lucrezia, disegni in cui prende a modello sempre la moglie, studi dei mani, così come potete vedere si ritrovano poi molte delle sue opere. Quando venne comunque la peste nel 1523 a Firenze, Andrea partì da Firenze e decise di sfuggire alla peste venendo appunto in Mugello. Cercò riparo proprio in Mugello. Sapete, Mugello è dintorni di Firenze e venne ospitato, sapete dove? A Luco di Mugello dalle monache camaldolesi di San Piero. Qui c'era una badessa importantissima del monastero che addirittura gli commissiona una pala d'altare, è un compianto poi conosciuto come Pietà di Luco, un compianto sul Cristo morto, e poi dipinge anche sempre opere fondamentali. Questa, se andate a Firenze, è la casa di Andrea del Sarto all'angolo con via Capponi e via De Giusti al numero 24. Qui vicino c'era anche la chiesa della Santissima Annunziata. Chiesa della Santissima Annunziata che, vi ricordo, al suo interno ha anche una cappella dedicata proprio ai pittori. È chiamata la Cappella di San Luca, in cui ci sono sepolti molti artisti fiorentini, affrescata anche questa da Vasari, da Santi di Tito e da molti altri artisti, dal Montorsoli, che diciamo ha disegnato anche la lastra trombale dove ci sono sepolti molti artisti. E iniziamo subito con parlarvi il clima precedente, diciamo, di Andrea del Sarto. A Firenze siamo per fare un punto un po' sulla situazione anche storica. Gli anni precedenti erano stati importanti perché c'erano botteghe importantissime a Firenze. Una, quella del Ghirlandaio, era una bottega importante perché aveva segnato quello che è lo stile fiorentino, la linea marcata del disegno, o uno stile narrativo importante, naturalistico. Qui vedete due cappelle straordinarie di due chiese importanti di Firenze, una è la Cappella Sassetti che si trova in Santa Trinita. Tenete a mente questa scena della resurrezione del fanciullo che poi vi mostrerò. Questa è la Cappella Tornabuoni invece in Santa Maria Novella. Il ghirlandaio fu un artista importante, vi ricordo che nella bottega del ghirlandaio muoverà i primi passi il giovane Michelangelo, mentre nella bottega del Verrocchio muoveranno i primi passi Leonardo e anche molti altri artisti. Però ecco, guardate, sicuramente in quegli anni hanno lavorato artisti come Michelangelo, sapete che lavora alla Sistina, è un artista che è conosciuto, è un artista che va a Roma, avrà un grande successo, è combattuto tra Roma e Firenze, ha commissioni sia Medice e quindi è un artista che ha fatto parlare grandemente di sé.
Gli affreschi, fate conto, della volta della Sistina avvengono una decina d'anni prima che Andrea del Sarto si sposi. Raffaello in quegli stessi anni farà le stanze vaticane, no? E poi vi farò capire quali sono, diciamo, le caratteristiche principali di questi grandi artisti che precedono in un certo senso Andrea del Sarto, ma allo stesso tempo sono contemporanei. Raffaello o anche Leonardo. Sicuramente questa è la Madonna più rappresentativa, forse, che assomma in sé tutto lo stile appunto dei tre grandi, perché qui trovate, guardate, è la Madonna delle Arpie. Fu realizzata per la chiesa di San Francesco de' Maccis, ma oggi si trova alla Galleria degli Uffizi, è una delle opere più importanti. Vi dicevo, guardate solo al di là di quello che viene rappresentato, vi voglio mostrare la composizione, perché è una composizione armonica, costruzione piramidale. Se voi guardate le Madonne di Raffaello, per esempio, è l'artista della grazia, dell'eleganza, della raffinatezza, dell'armonia, è sempre una costruzione piramidale in cui nel punto più alto sta, in questo caso, Maria o la figura della Vergine, se fa anche lui una Madonna. Allo stesso tempo, però, trovate che Andrea del Sarto riesce a cogliere anche lo sfumato, vi dicevo, guardate, qui si vede bene nel volto di San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista e qui trovate San Francesco. Guardate lo sfumato, vi dicevo, gli occhi non sono delineati, come posso dire, con un disegno marcato, ma sono sfumati. Sembra che siano truccati gli occhi, ma sono sfumati delicatamente. E questo è tipico di Leonardo, no? Che introduce lo sfumato anche leonardesco. E poi di Michelangelo le torsioni, vedete, non a caso sono posti in contrapposizione. Uno è girato verso Maria, uno è girato invece più verso di noi, si controbilanciano, no? E queste torsioni sono tipiche proprio di Michelangelo. E qui, come vi ho scritto, lui riesce a fondere elementi che sembrano inconciliabili. C'è una sintesi mirabile tra la concezione spaziale e monumentalistica di Raffaello, di Michelangelo, la tecnica coloristica di Leonardo e anche dei Veneti. Lo vedrete poi, lo dirà anche Venturi, un critico d'arte importante. E allora, guardate, la Madonna delle Arpie è un'opera che ha molti significati, anche molto complessi. Le arpie deriva dal nome di queste figure, vedete, che sono alla base di questo in realtà pozzo. La Vergine tiene, vedete, il suo bambino, che come vi dicevo è sempre irrequieto. Vedete, il bambino si sta muovendo, non è un bambino tranquillo come si vedeva nelle Madonne del Rinascimento. E vedete, e la Madonna tiene una mano anche su un libro che è il simbolo della sapienza, no? Poi stanno accanto, vi dicevo, questi due santi che sono Giovanni l'Evangelista, e questo di qua, e questo invece è San Francesco. E qui trovate anche questi angioletti. Vedete, sono un po' agitati anche gli angioletti che stanno qua, e ora ve la mostro nel dettaglio.